Ma cosa ci fa le acciughe in Valmaera? È un pesce. Comunque questa cosa che queste specialità di mare siano un prodotto tipico qui della montagna è una cosa veramente particolare. I più importanti commercianti di pesce salato. Importato in tutta Italia passava tramite gli acciugai della Valmaera. Nella Valle Maira non c'era questo isolamento. Gli acciugai erano un po' i corrieri, diciamo, del tempo. Che hanno una storia secolare. Era comunque uno stimolo, era comunque un modo per far sopravvivere le famiglie che rimanevano qua. Come mai questo sentiero si chiama degli acciugai? Diciamo che la realtà si confonde un po' con la leggenda. Una valle in cui le persone cercavano di fare il più possibile per rimanere qui. Gli acciugai che sono nati qui alla fine sono sempre tornati, quindi amavano la loro terra e volevano tornare qui. È una storia un po' lunga, deve avere un po' di tempo. Sì, ce l'abbiamo. Come saprete, noi siamo famosi proprio per le acciughe in Valmaera. Oggi abbiamo avuto questo sospetto, insomma. Noi avremmo piacere proprio di ascoltarla questa storia. La montagna d'inverno, sinceramente, a me piace più della montagna d'estate. La neve cade, si appoggia sul terreno e tutto sotto rimane comunque vivo e va tutto a riposo. La montagna per me è il mio ambiente, nel senso che è dove vorrei stare. E venendo dalla pianura, tutte le volte che mi ritrovo in montagna, per me è come, non so, è respirare aria pulita, è l'ambiente, il fresco, è proprio una sensazione che io amo alla follia. Io facevo una parte di vacanze al mare e una parte di vacanze in montagna. Quelle in montagna sono sempre state quelle più sentite e quindi ho sempre cercato di trasmettere questa cosa anche a mia figlia, perché fin da quando è stata molto piccola l'abbiamo portata in montagna con noi. Mamma mi ha iniziato alla montagna, nel senso che lei per prima mi ha portato sulle montagne, mi ha fatto vedere quelle che sono, diciamo, le sue montagne. Prima se la caricava sulle spalle mio marito, poi abbiamo anche cominciato a trascinarla con la corda raccontandogli storie fantastiche, che è il modo per far camminare i bambini. Sapere che c'è quel posto che mi aspetta, che è sempre così e che comunque mi libera da tutto quello che è l'anno in generale, per me è bellissimo. Tutto il tempo che adesso io posso passare con lei e tutte le esperienze che posso fare con lei sono per me un dono della vita. Lei vuole fare tutto, ha uno spirito di intraprendenza che è incredibile, nel senso che se si mette lì e a costo di arrivare su quei gomiti, lei arriva in cima. Carlotta è sempre stata un'adolescente piuttosto tranquilla, ma per me non lo era. Rimane un po' sulle sue, quindi all'inizio è un po' introversa, diciamo così. Deve guardare da lontano e osservare bene, capire il mondo che le sta intorno e dopodiché si apre un po'. Sono perfetti, se sono molto definiti, sono belli, molto belli. Anche il soffitto, Le chiese di montagna sono proprio belline. I passi che abbiamo fatto sulle ciaspole sono stati molto belli. Questo silenzio è come essere proprio in una bolla in cui ci sei tu che ciaspoli. Intanto io con Carlotta non avevo mai ciaspolato e quindi è stato un momento nuovo che abbiamo vissuto insieme. Sul sentiero degli acciugai, questa nuvola che ci avvolgeva, secondo me, è stata comunque molto suggestiva. È stata un'atmosfera particolare perché oltre alla neve che avevamo sotto i piedi, in realtà intorno avevamo la nebbia. Dava
una sensazione di essere quasi in un paesaggio un po' mistico. Ma non solo, siccome la temperatura era fresca, si era formata questa galaverna sopra i rami degli alberi e quindi sembrava un po' di stare in un mondo fatato. Sono rimasta abbastanza colpita dalla Valmaira per il fatto che ha tutte queste borgatine in cui la gente comunque abita, no? Il pregiudizio che io ad esempio avevo sulla Valmaira era che nelle piccole valli di montagna, in una sorta di isolamento, diciamo, dovuto proprio alla conformazione della valle, le persone fossero molto isolate dal mondo. E invece qui no, qui ci sono ancora persone che abitano in queste borgate, persone che sono pronte a raccontarti tutto. Ci hanno raccontato pezzi della loro vita, pezzi della vita dei loro antenati, pezzi di come si viveva qui. Buongiorno. Buongiorno. Qua il buon vento. Piacere, Monica. Michelangelo. Carlotta. E conoscere Michelangelo mi ha fatto capire quanto la vita difficile comunque che gli Acciugai facevano era comunque uno stimolo, era comunque un modo per far sopravvivere le famiglie che rimanevano qua. E io sono uno di famiglia. Ok, quindi non ha mai fatto l'acciugaio, No. però la sua famiglia sì. Il mio bisnonno, Ok. uno proprio dei capostipiti. È un viaggio che è narrato da Pasqualino Ghio in un suo libro. Pasqualino Ghio è stato apparteneva ad una famiglia di acciugai della zona appunto di Dronero Paglieres e racconta il viaggio di suo nonno. Qua siamo in una borgata Castellaro dove c'erano proprio il centro di questo mestiere. Si rimanda ai rapporti che la Valmaira ebbe nel Medioevo con la zona della Provenza, in particolare con i conti di Provenza. A un certo punto gli abitanti di questi posti hanno scoperto che esistevano le acciughe, una delle teorie che facessero bottai, andassero a fare le botti. Ok. Perché nel 1313 gli abitanti di una borgata che si chiama Moschieres, che si trova attualmente all'interno del territorio del comune di Dronero, giurarono fedeltà al conte Roberto di Provenza che aveva invaso il territorio, a patto però di avere dei privilegi, che era il libero commercio delle merci in tutta la zona della Provenza e in particolare i commerci proprio con la zona costiere. E quindi tutto è legato al commercio del sale e ai privilegi che ebbero gli abitanti di Moschieres, che iniziarono a commerciare il sale senza dover pagare nessun dazio. Diciamo che la realtà si confonde un po' con la leggenda, ma effettivamente si parla che il pesce salato inizia a essere utilizzato per coprire il trasporto del contrabbando del sale. Da qua partivano all'autunno, i maschi di famiglia facevano i lavori agricoli tutta l'estate fino a settembre-ottobre. Finiti i lavori agricoli, ricelato il fieno, le mucche, lasciavano qua la famiglia e partivano, andavano in pianura a fare questo mestiere. Ho scoperto che nella Valle Maira non c'era questo isolamento e per quante difficoltà ci fossero nel viaggiare, in realtà erano molto viaggiatori con delle idee quasi rivoluzionarie rispetto ai mestieri che facevano. L'attività era comunque un'attività che aiutava poi le famiglie a casa a sopravvivere. Uno molto praticato era quello dei bambini in affitto, Ok, sì. per cui d'estate i bambini 8-10 anni in su li mandavano, c'erano addirittura dei mercati. I primi acciugai che si sono trasferiti a Milano a un certo punto hanno iniziato a fare richiesta di bambini, di giovani. Che prima di partire dovevano prenotare un carretto, perché si usava un carretto a mano. Che non erano di loro proprietà, erano di proprietà di chi li affittava. Venivano caricati e smontati sul treno e questi ragazzi arrivavano a Milano. E quindi il primo investimento era il carretto. Che era riconoscibile perché era un carretto sempre azzurro. A ricordare un po' il colore del mare in mezzo alle montagne e dove c'è la neve. Io il pesce lo associo al mare. E invece no, invece le acciughe in Valmaira ci sono. In quel periodo lì ancora il 30% del pesce salato importato in tutta Italia passava tramite gli acciugai
della Valmaira. Scoprire il mondo degli acciugai attraverso, ad esempio, il Museo degli Acciugai e riuscire a intercettare, quindi a toccare con mano quello che era veramente le difficoltà del mestiere, ma anche gli attrezzi che usavano e del perché magari certi attrezzi erano fatti in un certo modo, fa sì che tu riesca a coinvolgerti maggiormente in quella che poteva essere stata la vita. Noi ci troviamo nel Museo degli Acciugai e dei mestieri itineranti, perché alcune parti sono anche dedicate almeno a presentare quelle che erano i mestieri itineranti della valle, perché non si può parlare di acciugai se non si parla proprio del contesto della valle. Qua tutti mangiavano acciughe. Quindi da lì vi siete inventati anche le ricette e li avete fatto diventare un prodotto tipico. Le acciughe, le aringhe, il marruzzo, perché cominci con le acciughe e poi andando avanti. Comunque questa cosa che queste specialità di mare siano un prodotto tipico qui della montagna è una cosa veramente particolare. Ma poi sono state anche diventate un prodotto tipico piemontese, con la bagna calda, esatto. È una ricetta tipica di tutto il Piemonte. E poi abbiamo avuto anche l'occasione di assaggiarle, quindi molto buone. Io poi sono appassionata, diciamo, di cucina e quindi per me è stato molto bello poter mettere le mani in pasta anche nelle ricette tipiche. Abbiamo fatto il bagnetto verde con le acciughe. Allora, io di solito faccio così, taglio fine fine, ci mettete un attimino, un po' con calma. Poi l'aglio, che anche questo non può mancare. L'uovo sodo, mettiamo solo il tuorlo dell'uovo. Ma bagnetto? Perché bagna la pietanza? Esattamente, ed è fatto anche c'è dell'olio dentro. Sì. Quindi Senza aggiungere sale, senza aggiungere niente, semplicemente con prezzemolo, con aglio e con olio. Un filino. non bisogna guardare però, perché sennò non rimane bagnetto. Giusto. Che io non avrei mai pensato che qui ci fosse questo uso molto abbondante di olio. Poi gli mettiamo l'ingrediente principale, l'acciuga. l'acciuga. Allora, queste sono acciughe sotto sale. Io le ho già lasciate un po' a mollo che rimanessero un pelino più morbide. Vengono rese talmente saporite che alla fine non c'è bisogno di nient'altro. Mi dai una mano? Ne puliamo 2 o 3? Sì. Le apri così? È stato anche qui molto interessante scoprire come le acciughe che erano state preparate sotto sale, cioè che venivano commercializzate e ancora sono sotto sale dentro alla latta, vengano poi pulite, vengano poi sezionate, quindi con i classici filetti, e poi vengano condite in un modo molto semplice, ma che alla fine le rende super gustose. E abbiamo anche assaggiato la bagna cauda, che io non l'avevo mai assaggiata, ero curiosissima di assaggiarla perché l'ho sentita tanto. È stata una bella scoperta, intensa, però una bella scoperta. La bagna cauda è un piatto che va gustato in compagnia. Farsi la bagna cauda da soli Una tristezza. è una grossa, acuisce la tristezza. Ok. È il piatto che solitamente si prepara con degli amici, con quelli con cui stai bene, con quelli con cui Puoi stare puoi anche... permetterti anche di puzzare di aglio, ok, e quindi è un piatto molto conviviale. Ok. E in Valmaira è così, nel senso che queste acciughe che abbiamo preparato e poi abbiamo mangiato subito è stata sicuramente un'esperienza molto bella, molto emozionante, ti fa entrare anche un po' nello spirito di quello che è la Valmaira e poi ci portiamo a casa la ricetta comunque, quindi che è un souvenir molto bello, si può chiamare souvenir. Questo significa che, visto che io sono una persona che quando viaggia come souvenir porta a casa prodotti tipici o ricette, io a casa sicuramente mi cimenterò nelle acciughe con il bagnetto. In questi giorni in cui sono stata qui, in cui siamo state qui io e mamma, tutte le persone sono state pronte ad accoglierci, ci hanno raccontato dei pezzi della storia della valle e mi piace molto come loro cerchino di mandare avanti, cerchino di tramandarlo e raccontarlo a più persone possibili, e l'ospitalità che è assolutamente bellissima. E il secondo motivo sicuramente le montagne, perché
e era un posto che io non avevo mai visto, ma sono rimasta molto affascinata proprio dal tipo di montagne, dai luoghi, dal fatto che comunque è tutto molto tranquillo, tutto molto silenzioso. Poi in realtà la montagna quello che ti può dare, te lo può dare semplicemente guardando la bellezza che ha intorno. Penso che a volte uno non si debba accontentare, però si debba anche fermare e debba guardarsi intorno a quello che ha. Il fatto che comunque in montagna non si debba venire per fare delle esperienze estreme, anche se magari ogni tanto c'è qualcuno come me che magari tenta di fare degli approcci sempre un pochino più avanzati. Puoi non essere sulla montagna più alta del mondo, però se quando ti guardi intorno tu provi questo senso, come provo io, di libertà, di felicità, di spensieratezza, e allora a cosa serve cercare di andare sempre più in alto? Non devi avere fretta, in montagna ci vuole un passo, come dicono le guide, da montanaro stanco. Con il ritmo, anche se lento e basso, comunque riesci ad arrivare ovunque, quindi rispetto, lentezza e bellezza, perché è indubbio che la montagna sia comunque molto bella. Abbiamo avuto qualche momento di difficoltà sotto il Chersogno. Pensavamo che la salita fosse più dolce, in realtà andando su non era così dolce, non è stata così dolce, ma soprattutto la neve fresca, cioè il primo strato che era ghiacciato, dopodiché sotto c'era la neve che si sbriciolava, quindi facevi un passo e 2 indietro perché scivolavi giù. È stato sì un attimo di difficoltà, però insomma. La difficoltà è venuta perché gli era venuto un po' freddo, gli si erano ghiacciati i piedi e quindi doveva risolvere questo problema. E lei parte lamentandosi, piangendo e queste cose. Ecco, il mio ruolo di mamma è quello di rimetterla un po' in carreggiata. E poi abbiamo avuto una salitina che ci ha messo un po' in difficoltà, però insomma quella lì stavo facendo fatica un po' anch'io, per cui la comprendevo. Quando siamo arrivati su a Punta Sarsassi è stato bellissimo, perché comunque siamo arrivati che c'era il tramonto. Questo Monviso che si è avvicinato sempre di più man mano che salivamo, e dall'altra parte tutte le montagne della Valle Maira completamente imbiancate. E il tramonto rendeva tutte le vette intorno rosa, quindi è stato molto bello. Vai! E il Monviso io non l'avevo mai visto, però è proprio una bella montagna, un bel massiccio, insomma. E sicuramente l'emozione è grande, nel senso che raggiungere un successo in una montagna insieme alle persone con cui vuoi bene è doppiamente un successo. Arrivi in cima e quando siamo arrivate in cima comunque eravamo molto contente. Io mi sono sentita estremamente soddisfatta dell'essere lì in quel momento e di essere lì con mia figlia. Infatti questa cosa non ha prezzo. Il rosa e la cioccolata. Al tramonto. Ecco, meglio, molto meglio. Bello. Poi senti che silenzio che c'è.
la franco persuno, al val cercar, aspetta per ores, battagliando tempo, lo passaggio de naute ciucatum. Bei caluda che se rampigna, bei caluda viro la montagna, bei caluda che se rampigna, bei caluda viro la montagna. Al meschi cerchen la bio de ca, per due senza buschino de festiono, entra mes de alcol, erba e bulè, pregan che le signor gli dune nama, bei caluda che se rampigna, bei caluda